Ed eccoci qua, eccoci tornati. Tornati è una parola grossa. Il pirata è ancora qua. Buona giornata a tutti voi. Guardate che lago stupendo oggi che c'è. Vediamo. Dopo questa breve pausa di 4-5 giorni, e anche un po' da riposare, dai, perché ci vuole ogni tanto. E vabbè, insomma, chi mi segue anche Telegram sa già che sarebbe stato qualche giorno di pausa. Mi spiace se qualcuno si è preoccupato, proprio mi sono imposto per qualche giorno niente social, niente, perché sennò poi non si riposa più, perché dopo ovviamente uno si mette lì, fa due cose, un'ora, 2 ore, è un attimo, farle passare. Comunque, metafonia. Ho visto che vi interessa la metafonia, che avete parlato di famosi coniugi metafonici. Si può dire metaforici, non lo so, perché sono materie che non hanno ancora termini ben definiti, no? E quindi ognuno utilizza termini un po' inventati. È come la dermopressione, queste cose qua sono un po' termini inventati. Oh, guardate, c'è lo street food con tutte le bancarelle. Bene, allora la metafonia, cosa penso io della metafonia? Perché poi è quello che mi chiedete tutti. Inoltre, una cosa a volte non capisco, perché avete bisogno di sapere cosa pensa un'altra persona di un determinato argomento. Scrivetemelo qua nei commenti, che così è utile per capire alcune cose. La metafonia è una materia piuttosto ambigua, difficile da interpretare. Io non dico che sia del tutto falsa, qualcosa di reale probabilmente viene anche captato, e questa è un'ulteriore dimostrazione che il trascendente esiste, no? Che la vita dopo la morte esiste. Però purtroppo è soggetta a troppissime interpretazioni, e di solito, se andate a vedere tutta la casistica, le risposte sono generiche e generalizzate, per cui non ci sono risposte chiare, quindi è tutto interpretabile. Facciamo un esempio. Se i suoni di solito sono difficilmente chiari, cioè non è che sentite una parola come adesso. Se io dico mia mamma, voi la sentite, mia mamma. Se io dico mia mamma, cosa vuol dire? Può voler dire mi ama, mi ama, che può essere un nome orientale, può voler dire mia mamma, può voler dire mima, può voler dire tante cose. Quindi dipendentemente da chi queste cose le interpreta, cambia il senso della frase, e può cambiare ad uso e consumo dell'interprete in base a chi ha davanti. E quindi se quello che ha davanti vuole parlare con la mamma, diventa mia mamma o tua mamma. Se quello che ha davanti vuole parlare con mia ama, dice mia ama. Se quello che ha davanti vuole sapere se mi ama, diventa mi ama. Quindi questo il problema della metafonia. Cosa gira qua? Banchi, banchetti, bancarelle, street food, panini. Ieri siamo venuti a prendere un panino molto buono, sono sincero, però
poi sono tutte bancarelle, quelle che troviamo ai soliti banchetti di Natale, dell'artigianato, dell'antiquariato, ninnoli, cianfrusaglie, a volte si trova anche qualcosa di carino, ma niente di più, insomma. Di queste manifestazioni qua sul lago ce ne sono parecchie. Questa mattina ce n'è una anche a Garda, non so se ce ne sia una anche alla Zise. Vedete, troviamo un po' di tutto, guardate, la lampada, roba vecchia, insomma, cose. Mercatino dell'usato, insomma, svuota, alle volte c'è proprio svuota il solaio, svuota la cantina. Questo è il discorso. Intanto vi faccio vedere anche il lago di qua, guardate. Ma torniamo alla metafonia. Metafonia, come vi dicevo, è molto interpretabile. Oggi poi si tendono a utilizzare alcune applicazioni per computer che vanno a interpretare questi suoni abbastanza ambigui, e ovviamente cosa hanno questi software per computer, queste applicazioni? Hanno il problema che gli algoritmi che li fanno funzionare sono ovviamente preprogrammati. Essendo preprogrammati, io posso dargli di interpretare quello che vogliono. Mi ricordo una discussione sul fatto che erano stati usati 100 radiotelescopi per fotografare il primo buco nero. Però voi sapete che il radiotelescopio riceve delle onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche hanno, ho visto una cosa che mi piace. Ma non c'ho il denè, non ce l'ho dietro. Le onde elettromagnetiche ovviamente hanno delle frequenze, però sono io che dico al computer come interpretare quelle frequenze. Per esempio, se la frequenza, butto lì un numero a caso, 100 MHz, la faccio interpretare come rosso, mi apparirà ipoteticamente il buco nero, no? Se lo faccio interpretare come verde, mi viene una motocicletta. Cioè l'interpretazione dipende dal valore che do io a quella data frequenza elettromagnetica. Cioè io dico al computer quella frequenza lì interpreta come questo tipo di cosa. Quindi la stessa cosa succede con la metafonia. Quindi questi computer interpretano determinati suoni, determinati rumori o anche sillabe, se volete, come la intendono loro. Allora questo dà adito ad essere un'esperienza tra quelle, se volete, metafisiche, paranormali, tra le più poco credibili, ecco, tra le più poco credibili, proprio perché è soggettata a troppissime interpretazioni, senza punti di riferimento, senza una costante nel tempo, senza delle costanti che si possono fare dal punto di vista statistico, ad esempio. Quindi la metafonia lascia molto il tempo che trova. Questa è la mia idea, comunque non solo la mia idea, ovviamente, questa è l'interpretazione che danno la maggior parte degli studiosi del paranormale, se volete, o dell'aldilà, alla metafonia. Ecco perché non ha preso poi piede più di tanto per quello che riguarda, per esempio, anche sugli studi dell'NDE, la metafonia non viene neanche presa in considerazione, proprio a causa di questa interpretazione proprio a discrezione di chi interpreta, o a discrezione di come è programmato un computer. I suoni sono molto vaghi, spesso sono generici e vengono interpretati a secondo appunto del desiderio della persona che è richiedente. Quindi si sentono
può diventare nonna, e quindi ecco è la nonna che ti parla. Sento, boh, può diventare bimbo, allora ecco è il mio bimbo che è morto che mi parla, ma magari invece voleva dire Jimbo, voleva dire Inna, o voleva dire Tino, o voleva dire Inno, cioè diventa bimbo, cioè è tutto molto 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 interpretabile. Poi ripeto, detto questo, non è detto che non ci sia anche qualcosa di vero, e che in alcune circostanze alcune persone dotate di forte spiritualità, di forte capacità spirituale, non riescano invece a carpire delle frasi molto chiare e quindi molto comprensibili. Bene, per il breve vlog di oggi sulla metafonia è tutto. Spero di aver chiarito un po' quello che penso e quello che è secondo me la metafonia. Non si offendano quelli che credono nella metafonia, ma questo è il motivo per cui la metafonia stessa non è mai preso piede, non è mai stata considerata anche negli studi o nei scientifici su quello che è l'aldilà, su quella che è l'NDE, la vita dopo la morte. A tutti voi un caro saluto dal pirata, addio piacendo, ci sentiamo nel vlog di domani, e se riesco oggi dovrebbe uscire una piccola NDE un po' particolare, molto molto strana. Vediamo se riesco a pubblicarvela oggi. Abbiate pazienza ancora qualche giorno, questo periodo, questi prossimi 15-20 giorni saranno molto impegnativi, per cui può essere che ci sia un rallentamento anche nei video, ve l'avevo già detto, e insomma tenetelo presente. Iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video sui vostri social, ci vediamo alla prossima, ciao!